Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Allora, nel tutorial di oggi ci concentreremo nel montaggio dello Stage 2, ovvero la gondola di curvatura dell'Enterprise D. Come vedete, questa è la confezione con la quale viene fornita, che a me è arrivata, come ben sapete, già mezza aperta, ma comunque i pezzi ci sono tutti, quindi possiamo procedere tranquillamente al montaggio. Allora, come sempre, la prima cosa è rimuovere le parti dal blister. Io vi consiglio, come sempre, di disporle in maniera ordinata sul vostro banco di lavoro, in maniera tale da avere tutti i pezzi sotto mano man mano che vi serviranno, e anche per verificare, come sempre, la presenza di tutte le parti. Verifica che io chiaramente ho già effettuato. Adesso tireremo fuori tutte le varie componenti. Eccoci qua, abbiamo quasi fatto. Facciamo prima fare così, ok. Bene, allora vi ricordo che la gondola di curvatura è realizzata quasi per intero in metallo die cast, per fortuna, che sicuramente ha un valore aggiunto. Ha chiaramente delle parti in plastica che sono praticamente quelle che dovremmo usare per l'illuminazione, no? Quindi tutte le trasparenze eccetera, per permettere poi ai LED di illuminare la gondola. C'è poi questa parte che è il telaio interno, probabilmente questa è la struttura che reggerà tutto il supporto delle luci, e questo chiaramente è realizzato in plastica, ok? Allora, la cosa che vi posso già dire è che la parte esterna della gondola è in metallo, ovviamente, come abbiamo detto, ma essendo questo telaio in plastica, e lo dovremo andare ad inserire qui dentro, quando andrete a serrare le viti dovrete prestare doppiamente attenzione, perché la prima cosa è che chiaramente c'è il problema del metallo, quindi quando avvitate sul metallo, come vi ho già spiegato, c'è sempre il rischio che qualche vitarella piccolina, qualche piccola vite si possa rompere. Per evitarlo, come sempre, vi consiglio l'uso di prodotti specifici, no? L'olio sgrippante, olio sbloccante, come lo volete chiamare voi, di qualsiasi marca va bene. E dovete stare attenti nel momento in cui andrete a battuta con la vite, che dovrà passare anche attraverso il telaio in plastica sopra, diciamo, mentre l'avvitate sopra la gondola in metallo, dovrete stare attenti quando arrivate a toccare il telaietto in plastica a non stringere, perché se lo stringete potreste fare una crepa sul telaio, perché essendo plastica è molto delicato, e avendo sotto il metallo invece che è molto resistente, molto duro, la compressione tra la vite che va giù e la gondola in metallo che sta sotto vi creerebbe una crepa sulla plastica. Quindi attenzione quando avvitate queste componenti, poi comunque lo vedremo adesso insieme. Usate una certa calma, non abbiate mai fretta, ragazzi. Quando si montano queste cose bisogna andare con calma, fare le cose per bene e senza, diciamo, avere la fretta di finire. Serve il tempo che serve, ok? Il modellismo deve essere una cosa per passare il tempo, non deve essere una cosa da percorrere, ok? Bene. Ho detto bene, signore?
Sì, hai detto bene. Come tutti riconoscerete, questo è il capitano Jean-Luc Picard, il capitano dell'Enterprise, che è venuto a trovarci proprio per visionare il montaggio. Allora, bene, capitano, la metto un attimo qua, lei osservi in silenzio per il momento. Ok? Oh. Bene. Dunque, la prima cosa da fare, adesso ci facciamo un pochino di spazio qui davanti, prendete la parte metallica della gondola. Questa è la parte superiore, come potete vedere ci sono anche le decals già applicate con i simboli federali, eccetera, no? La capovolgete, quindi con la parte verso l'alto dove sono i fori, e contrariamente a quanto vi dice il fascicolo, io procederei prima a fare le filettature sulla parte metallica, questo in maniera tale da poi trovarvi agevolati nel momento in cui andrete a completare il montaggio. Di conseguenza, la prima cosa di cui abbiamo bisogno è prendere le viti di tipo AM, che sono quelle con le quali verrà bloccato il telaio in plastica. Ok? Quindi prendiamo la bustina delle viti AM, la apriamo. Dici, ma perché non segui come dice il fascicolo? Perché il fascicolo vi farebbe montare prima l'emettitore di campo del collettore Bussard, l'emettitore di campo EM, no? Elettromagnetico. Però, siccome non viene bloccato subito, dopo ci darebbe fastidio nel momento in cui dobbiamo andare a fare le filettature, perché avremmo dovuto mettere quello, avremmo dovuto mettere prima sopra il telaglietto, quindi avremmo troppa roba che ci infastidirebbe nel momento in cui avvitiamo. Invece è meglio prepararci prima le filettature e dopo ci mettiamo i pezzi sopra. Come ricordato nel precedente video, scusate se sono ripetitivo, ma sono consigli che vi devo dare. Procedete prendendo una vite, la bagnate nell'olio che vi ho fatto preparare, io l'ho messo in questo contenitore, vedete? Se il cacciavite vostro non cattura la vite in questo modo, già vi ho spiegato che con uno di questi, che costa 4-5 euro, qualcosa del genere, riuscite a magnetizzare qualsiasi cacciavite. Poi andiamo a eseguire le filettature di questi fori, ok? Questi che vedete tutti qua sotto. Allora, cominciamo. Allora, un'altra cosa importante, fate sempre attenzione che la vite sia perpendicolare rispetto al pezzo. Un paio di giri avanti, poi ne tornate uno indietro e così via. Senza andare completamente a battuta, vi fermate quando mancano circa 1,5 mm per arrivare a toccare sopra alla battuta del pernetto metallico che esce fuori, ok? Adesso ripetete la stessa cosa per tutti i buchi rimanenti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Possiamo fare anche quegli altri, perché dovrebbero andare anche lì le stesse tipi di viti, quindi anche questi due qui esterni. Sì, allora possiamo fare la filettatura su tutti i buchi presenti qui sul pezzo in metallo. Attenzione però, utilizzate ogni volta una vite differente, questo perché quando avvitate per fare la filettatura la vite è sottoposta a uno sforzo notevole, di conseguenza utilizzare la stessa per più filettature alla fine la potrebbe indebolire e la potrebbe far spaccare. Quindi prendete la vite che avete utilizzato, la mettete in corrispondenza già del foro che avete fatto, quindi chiaramente fuori dal pezzo, ma ve la spostate dallo stesso lato, diciamo, dove l'avete già usata, e per fare il buco da quest'altra parte prendete una vite nuova e farete lo stesso poi anche per le altre, quindi alla fine vi troverete circondati dalle viti che avete utilizzato, posizionate già
nella vicinanza del foro dove poi dovrete riandare ad imparare. Questo sicuramente aiuterà ad evitare possibili rotture e vi agevolerà anche la vita scusate, nel momento in cui andrete ad avvitare i pezzi. Ok? Una volta preparate tutte le filettature, ci ritroveremo in questa situazione qui. Come vedete ho disposto le viti tutte ai lati in base a come le utilizzate. Vi raccomando sempre, anche se vedete che mentre avvitate il metallo vi possa sembrare morbido, non abbiate fretta, continuate sempre a girare il cacciavite molto lentamente per fare la filettatura, perché delle volte fa brutti scherzi, sembra magari che va tutto bene, poi improvvisamente si inchioda e si spezza la vite. Siccome sono questioni veramente di un attimo, è meglio andare lenti, perché andando lenti vi accorgete subito se il cacciavite offre una resistenza anomala rispetto a prima. Poi vi ripeto, non andare a toccare la battuta, perché comunque ci sarà lo spessore qui del telaglietto di plastica, no? Che farà una certa altezza, quindi fermatevi a 1 mm, 1,5 mm prima di arrivare a toccare qui. Bene, prima di proseguire vi ricordo di iscrivervi al canale. L'iscrizione chiaramente è completamente gratuita, a voi non costa nulla. A me è una gratifica che voi mi date in questo modo per dirmi che vi piacciono i miei video, per farmi crescere come canale, e crescendo io sarò in grado di proporvi sempre nuove novità, contenuti più interessanti e anche tecnicamente sviluppati meglio, quindi con magari immagini migliori, video migliori. Allo stesso tempo vi ricordo, visto il tema che trattiamo, di iscrivervi al canale YouTube Extra Trek dell'amico Claudio, che saluto, e di tutti gli amici della redazione, che saluto anche loro. Oltre al canale YouTube, che anche quello chiaramente è completamente gratuito, i nostri amici di Extra Trek hanno tutta una serie di gruppi Facebook dedicati al mondo di Star Trek, di tutte le varie serie uscite finora, e un bellissimo sito web, sito dove troverete una montagna di informazioni di tutti i generi, sempre relativo ovviamente al mondo della fantascienza, dove collaboro anch'io con una piccola rubrica dedicata al modellismo relativo alla fantascienza, e dove sicuramente per chi è appassionato di questo genere troverà tutte le informazioni di cui ha bisogno e anche delle novità in anteprima. Bene, fatto questo piccolo preambolo, passiamo ora al montaggio seguente, ovvero prendiamo il pezzo, ce lo mettiamo comodo. Qui adesso quindi mi devo spostare le viti chiaramente per non perdere la sequenza, però penso che è l'unico sistema per farvi vedere bene la fase successiva. E adesso possiamo seguire cosa diceva il fascicolo allegato, ovvero prendiamo l'emettitore di campo EM, emettitore di campo EM, che è questa cosetta qua, vedete? Prestate attenzione perché da un lato ha un bordino un pochino più rialzato ed è quello che andremo ad diciamo incassare qui all'inizio della gondola, in questo modo, vedete? Scusate, delle volte vado fuori obiettivo, ma ho un po' un controluce dalla finestra. Fatto questo, possiamo prendere la sua copertura, ovvero questo pezzettino trasparente, vedete? Che sarebbe tecnicamente il riflettore del proiettore di campo, sempre EM. Questo probabilmente all'interno del modello servirà per forse diffondere in maniera diversa la luce, anche se io non ricordo che diciamo questo tipo di pezzo avesse la luce. Comunque l'hanno fatto in questo modo, o forse è solo per creare spessore per mettere poi il telaglietto successivo, poi lo vedremo. Allora, questo va posizionato semplicemente facendocelo cadere dentro. Ecco fatto, lo allineate con le dita chiaramente. Chiaramente se qualcuno ha il dubbio su come va posizionato l'emettitore di campo EM, il pezzo arancione, vi vorrei far notare che comunque
è un pezzo che è leggermente conico in avanti perché va assottigliandosi verso la parte frontale della gondola, quindi se voi lo guardate dall'alto riuscirete anche a vedere che tende a stringere un po' verso l'alto, quindi riuscirete sicuramente a riconoscere la posizione corretta, ok? Bene, la fase successiva adesso è mettere il telaio trasparente. Anzi, no, scusate, stavo dimenticando una piccola cosa. Dobbiamo inserire questa piccola luce di navigazione, questa qui. Allora, questa qui da un lato ha una svasatura, non so se si riesce a vedere nell'immagine, comunque ha una piccola tacca, no? Quindi quando la inserite dovrete farla corrispondere alla tacca presente anche qui sul pezzo del buco, vedete, da una parte è piatta e adesso ho fatto un po' di casino, mi sono cascati i pezzettini che avevamo già messo, ma poco male, li rimetto velocemente. Tra l'altro volevo dirvi ancora che se guardate la parte frontale di queste parti troverete che ci sono due piccole insenature qui, no? Appena percettibili, quindi queste qui devono stare verso avanti, ok? Questa è un'ulteriore conferma che state procedendo bene. Poi prendiamo il telaio in plastica, questo qua, e la luce di navigazione, come vi ho già spiegato, ha la tacca qui di lato, e procediamo inserendo per prima la luce di navigazione. Ecco qua, vedete, una volta messa così, premete un pochettino, ok, non rimane subito ferma, chiaramente bisognerà posizionarci prima sopra il telaio. Telaio che dovremmo posizionare con l'intelaiatura, quella più alta, vedete questi pezzi più alti? Questi dovranno essere rivolti verso l'alto, quindi verso di voi mentre montate, ok? E andare a posizionare facendo corrispondere questo cilindretto nero di plastica nera rialzata in corrispondenza della luce di navigazione che abbiamo messo qua. Mentre questo buco qua, questo qua, andrà in corrispondenza di questo foro qui sullo scafo della gondola, ok? Siate precisi, scende giù con molta facilità, quindi non è un problema. Adesso andremo a bloccare il telaietto di plastica utilizzando le viti che precedentemente abbiamo usato per fare le filettature, e chiaramente lo faremo utilizzando i fori che abbiamo creato in precedenza con le varie viti. Quindi prendete la prima vite, io consiglio sempre di cominciare ad avvitare agli estremi, nel senso avvitatene una qua e poi una in fondo, poi un'altra magari in fondo e poi tornate a una che sta più davanti, in maniera tale che il serraggio delle viti tiri il pezzo in maniera uniforme, non si creino magari dei dislivelli strani, non dovrebbero crearsi, ma se fate come vi ho spiegato è ancora meglio, ok? Chiaramente adesso sarà un gioco da ragazzi perché la filettatura è già creata. Vi ricordo sempre però di non stringere, perché il pezzo che stiamo mettendo adesso è plastica, quindi come la vite sentite che arriva, come in questo caso, basta, stop, tiratevi il cacciavite. Prendete un'altra vite e andate avanti in questo modo fino a montare tutto il pezzo. Questa fase 2 è abbastanza semplice, non richiede conoscenze particolari, sicuramente sarete tutti quanti in grado
di assemblare il pezzo senza grosse difficoltà. Anche l'ultima vite. Ecco qua. Questo è il risultato, ragazzi. Bene, ora togliamo di mezzo le viti AM avanzate in maniera da non confonderle con le altre, mentre ci procuriamo 3 viti BM, queste qua, che serviranno per assemblare la parte frontale della gondola, il pezzo 02B, che andrà chiaramente qua davanti. Allora, prendiamo le viti, anche questo pezzo che assembleremo ora è in metallo, quindi come detto prima createvi prima la filettatura. Per ogni buco una vite diversa, sempre bagnandola nell'olio e procedendo col sistema che vi ho spiegato. Voi direte, ma Andrew, ma così è noioso, ci vuole troppo tempo. Ragazzi, ma è l'unica strada però per essere sicuri di non far danni, cioè sicuri, la sicurezza non ve la darà mai nessuno, però diciamo è la strada che dovete seguire se volete evitare il più possibile la fuoriuscita di possibili danni. Poi ricordate, il modellismo è una cosa che richiede comunque pazienza e passione, cioè se voi pensate di poter realizzare un modello in 10 minuti non fa per voi. Questo poi sono modelli diciamo abbastanza semplici da realizzare, no? Ma se vi capita un kit di montaggio di quelli in plastica dove dovete usare colle eccetera, lì ragazzi ci possono volere anche mesi per completare un modello senza far danni e comunque per farlo in una maniera diciamo bella, no? Questa era una domanda che mi era stata fatta anche quando ho fatto la live sul canale di Extra Trek. Mi era stato chiesto quanto tempo ci vuole per completare un modello e io risposi solo relativamente ai modelli questi qua, diciamo come questo proposto dalla Eagle Moss, dove bisogna solo assemblare delle viti, dicendo che per ogni fase dipende dalla velocità della persona, ma stiamo intorno alla mezz'ora più o meno di tempo, mezz'ora, 40 minuti, 50, poi dipende dalla difficoltà del pezzo da montare. Ma chiaramente poi non ho avuto modo di dire che nel caso invece di kit in plastica, di Star Trek ultimamente ne sono usciti tanti, in quel caso lì bisogna fare degli assemblaggi molto più rifiniti, perché i pezzi spesso non vengono stampati perfettamente dritti, oppure nel momento che li assemblate vedete che c'è da limare qualcosa, insomma c'è da lavorare. Lì bisogna usare lime eccetera, e poi i pezzi vanno incollati, quindi vanno messi sotto trazione con dei morsetti in maniera tale da farli incollare bene senza diciamo avere possibili scollaggi perché magari non ha aderito bene la colla eccetera. Poi vanno diciamo preparati per la verniciatura, se uno vuole fare delle ombreggiature, che ci sono delle tecniche particolari per far vedere meglio i pannelli, cioè richiede tutto un lavoro molto molto più lungo. Per quello dico che sicuramente è un hobby per chi ha pazienza, per chi va di corsa chiaramente non è molto consigliato. Quindi se siete magari persone che non hanno molta pazienza, però volete fare questo modello, qui ripeto, rispetto ai modelli classici ci sono meno difficoltà, però un minimo lo richiede, quindi armatevi comunque di pazienza anche se non l'avete. Adesso le filettature sono fatte, ho utilizzato questo tempo dandovi qualche piccola informazione sul modellismo e inseriamo il pezzo facendolo proprio cascare dentro. Attenzione che questa parte qui, questa dentatura che vedete all'inizio del bordo del pezzo frontale della gondola, questa specie di scanalatura dovrà combaciare con questa scanalatura che vedete qua dentro. Vedete? Qui sul pezzo iniziale della gondola c'è un'altra piccola fissuretta, ci deve cascare dentro così.
ecco, e poi chiaramente i buchi dovranno corrispondere, quindi sarà un altro modo per verificare. Poggiate il tutto delicatamente, prendete una vite, non ha importanza da dove cominciate, io comincio da qua, e cominciate ad assemblare. Come vedete io non stringo per niente, io come arrivo a battuta mi fermo, perché ripeto, non è necessario. Poi sarà anche una questione di gusti personali, ma io sapere che magari ho un modello che c'ha un pezzo spezzato dentro mi dà fastidio, quindi cerco di non farlo avvenire. Se dovesse avvenire cercherei di cambiare il pezzo. Potete dare chiaramente una controllatina, ma senza mettere forza, cioè dovete utilizzare veramente un milionesimo della vostra forza. Ecco, guardate che bella, ragazzi. Non ho mai avuto un modello dell'Enterprise D di queste dimensioni. Purtroppo non si vede bene la pennellatura ASDEC con diciamo il filmato, però vi assicuro che c'è, anche quella è una cosa bellissima. Vedete qui la luce di navigazione che sporge fuori, ma non abbiamo ancora finito, perché dobbiamo andare a mettere le parti in plastica blu da dove esce l'emissione del campo di curvatura, quindi queste, ok? Chiaramente queste le dovremo impanare sopra il telaio in plastica, quindi dovremo utilizzare i fori laterali che sono qui presenti sul telaietto di plastica che abbiamo montato. Qui ovviamente il problema della rottura della vite non c'è, però c'è sempre il rischio di rompere il telaio di plastica, quindi, o anche le alette blu presenti qui sul pezzo che dobbiamo montare, quindi attenzione sempre quando arrivate a toccarle, non stringere, perché questi vi si crepano con una facilità estrema, ragazzi. Per procedere, in questo caso prendiamo l'ultimo tipo di viti rimasti, quindi quelle AP. Vi ricordo che la lettera che sta dietro, in questo caso la P, sta per plastica, mentre la M sta per metallo, quindi già da quello potete capire su quale tipo di materiale vanno utilizzate le viti. Non le scambiate, io lo so che mi ripeto, ma è importante, non le scambiate come tipo, anche se sembrano della stessa misura, dello stesso diametro, perché il materiale con cui sono fatte è diverso e di conseguenza poi vi si può spezzare. Chiaramente non succede se utilizzate una vite P cioè una vite M sulla plastica, ma sicuramente succede se utilizzate una vite P sul metallo, quindi prestate attenzione. Allora, qui ovviamente non serve mettere lubrificante, ok? Disponete il pezzo che abbiamo montato qui davanti a voi in questo modo, prendete il pezzo posteriore degli emettitori di campo di curvatura e lo prendete in maniera tale che queste alette stiano orientate verso il basso, ok? E le andrete a posizionare. Vi voglio far presente che ci sono anche due scanalature qua, vedete? Il pezzo deve andare a finire anche lì dentro con questa parte qua, ok? Quello vi dà la battuta, diciamo, di dove va inserito il pezzo. Adesso prendiamo una vite e cominciamo a inserirla dal primo lato. Qui non arrivate completamente a battuta né qua né qua, perché siccome poi dovremo assemblarci vicino anche questi pezzi qua, anzi nello specifico questo, bisognerà fare in modo che questa punta qua vada a toccare bene qui, ok? Quindi se ci fosse un po' di spazio, un po' di gioco e voi avete stretto troppo le viti, poi non vi si sposta. Allora chiaramente lasciate le viti lente, poi una volta che avremo inserito e avvitato sempre lentamente anche queste, procederemo mano a mano a mandare giù a battuta le viti.
può abbassare, ne prendiamo un'altra. Se vedete che è troppo stretto, tra virgolette, che non si muove per niente, magari allentatela un po', ecco, vedete, deve essere possibile muoverla un pochino, ok? Poi prendete il pezzo successivo, fate sempre caso a come sono orientate le alette, perché devono andare verso il basso, e lo posizionate. Anche in questo caso ci sono quelle scanalature metalliche, in cui dovrete far corrispondere il pezzo. Fate scendere il pezzo sempre lentamente quando lo portate sopra le parti, anche per evitare che si graffi. Oh. Chiaramente dovrà spianare tutto alla stessa altezza, quindi con il dito sentite bene che non ci siano dislivelli. Anche davanti controllate il posizionamento. Poi prendete un'altra vite, sempre a P, e andiamo ad assemblare anche questa parte. Anche in questo caso è utile fare ogni tanto un giretto indietro per portare fuori i detriti che si creano mentre voi scavate nella plastica. Aiuta sicuramente a avere meno problemi, anche se, ripeto, sulla plastica magari è più difficile che ci sia un problema come quello di farvi rompere la vite, però comunque male non gli fa. Vi aiuta anche a capire se la filettatura è stata fatta correttamente, perché sentirete che il cacciavite scorre bene, ok? È molto importante acquisire la sensibilità sulla mano che opera con l'utensile, perché vi fa capire se ci sono problemi. Io, come vedete, non faccio i semplici tutorial che prendono e montano così tanto per farvi vedere le cose. Io cerco anche di darvi delle nozioni un po' più tecniche, che sebbene possano sembrare magari inutili o scontate a molti, perché magari già le conoscono, sono invece di vitale importanza per chi magari ha meno pratica e non sa come procedere, diciamo, senza far danni, ok? Allora, questo abbiamo posizionato. Adesso mettiamo l'ultimo pezzo. Chiaramente qui bisogna farlo scavallare un po', perché è un pezzo leggermente circolare, no? Da una parte, quindi dovete prestare attenzione a farlo scivolare in maniera corretta. Quanto è bella la gondola di curvatura, ragazzi, veramente bella. Io non so se molti di voi forse gli dovranno ancora arrivare i pezzi, ma vi assicuro che è veramente, veramente bella. Prendiamo altri viti. Le viti che vi dovessero avanzare, di solito ne sono fornite qualcuna in più perché si possono perdere, non le buttate via, ragazzi, mettetele sempre da parte, perché anche se non vi serviranno per questo modello, vi potrebbero servire in futuro per altri modelli, perché normalmente comunque sono viti che vengono usati in maniera un po' standard su questa classe di modelli. Soprattutto in quelli in scala 1/8, per esempio. Questo nello specifico non so se è stato parametrato in scala 1/8 rispetto al modello da studio. Vi posso dire però che, se non ricordo male, come ho scritto anche nell'altro video, è in scala 1/917, se non ricordo male,
rispetto all'Enterprise vera, tra virgolette, nel senso, se esistesse veramente una nave Enterprise lunga 642 metri, se non ricordo male, in scala 1 a 917 sarebbe chiaramente 70 cm circa, come il nostro modello. Quindi per chi se lo chiede la scala è quella. Eccoci qua. Questo è il risultato di quando avete assemblato tutte le viti. Bellissima, eh? Ora ovviamente con calma, se pensate di averli lasciati troppo lenti, vi andate a risentire piano piano tutte le viti, senza esagerare, appena una toccatina col cacciavite per sentire se è arrivata battuta, ma ripeto, non stringete perché spaccate i pezzi. E una volta che avete eliminato eventuali traballii eccetera, il pezzo è completato. Quindi lo stage 2 possiamo dichiararlo completo. Bene ragazzi, io vi ringrazio come sempre di avermi seguito, spero che diventiate sempre più numerosi, fatemi sapere nei commenti se avete capito qualcosa in maniera magari non chiara, oppure se c'è qualche cosa che mi volete chiedere. Io sono a disposizione per aiutare il più possibile nell'ambito delle mie possibilità. Considerate che il canale lo gestisco da solo, quindi faccio tutto da solo, sia dal video diretto, sia alle fasi di montaggio del video, alla creazione di quei pochi effetti speciali che vi ho mostrato. Insomma, voglio dire, c'è un bel po' di lavoro da fare. Ecco, prima di salutarvi, mi hanno raggiunto qui il capitano Picard con il capo ingegnere Jordi Laforge, che hanno approvato il montaggio, hanno detto che secondo loro è stato fatto tutto nel migliore dei modi, e quindi a questo punto non ci resta che dare appuntamento al prossimo video che mi accingo a girare immediatamente, relativo al prossimo montaggio. Quindi mi raccomando, non mancate e seguitemi, io cercherò di fare il prima possibile. Purtroppo ragazzi i pezzi sono arrivati in ritardo, quindi so che ci sono già persone che sono andate avanti, ma io spero comunque di poter aiutare quelli che magari hanno ancora dei dubbi o che gli debba arrivare ancora qualche pezzo. Questo pezzo qui che non abbiamo montato, tenetelo da parte, non fatelo graffiare perché verrà utilizzato successivamente. Ok? Un saluto a tutti ragazzi, occhi tochi!